Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Diana e questa storia è iniziata in uno dei momenti più difficili della mia vita. Avevo 16 anni quando mia madre è morta. Prima di quel giorno la mia vita era sicura e normale. Mia madre era gentile e dolce e la nostra casa era sempre piena di calore e risate. Anche quando mio padre tornava a casa stanco, lei riusciva sempre a farlo sorridere. Dopo la sua morte, tutto è cambiato. La casa è diventata silenziosa in un modo pesante e scomodo. La cucina, una volta piena di profumi e musica dolce, sembrava vuota e fredda. Mio padre parlava meno. La maggior parte delle sere stava seduto da solo a guardare vecchie foto. Per quasi un anno siamo stati solo noi due. Ho cercato di essere forte. Aiutavo a cucinare, a pulire e a fare piccoli lavori in casa. Sapevo che mio padre stava soffrendo e non volevo rendere le cose più difficili. Ma di notte spesso restavo sveglia, sentendo così tanto la mancanza di mia madre che non riuscivo a dormire. Una sera mio padre mi ha chiamata in salotto. La sua voce seria mi ha fatto sentire nervosa. Ha detto: «Diana, devo dirti qualcosa di importante». Mi sono seduta, senza sapere cosa aspettarmi. Poi ha detto: «Ho conosciuto qualcuno». Ci ho messo un momento a capire. «Vuoi dire una donna?» Ho chiesto. Lui ha annuito. Si chiamava Laura. Mi ha detto che si sono incontrati in una piccola libreria dove lei lavorava. Hanno iniziato a parlare e, con il tempo, si sono avvicinati. «Non l'avevo pianificato», ha detto piano, «ma lei mi fa sentire di nuovo vivo». Non sapevo come reagire. Una parte di me pensava che lui meritasse di essere felice, ma un'altra parte si sentiva a disagio. L'idea di una nuova persona nella nostra vita mi sembrava strana. Qualche settimana dopo ho incontrato Laura. È venuta a casa nostra una domenica pomeriggio. Ha sorriso con gentilezza e mi ha salutata calorosamente. Era semplice ma curata, con i capelli legati e occhi tranquilli. La sua voce era dolce e il suo sorriso sembrava sincero. Però mi sentivo insicura. Ho parlato poco durante il pranzo, anche se lei cercava di parlare con me della scuola e dei miei interessi. Mio padre, invece, sembrava più felice di quanto non fosse stato da mesi. Rideva di più e non lo vedevo così da tanto tempo. Nei mesi successivi Laura è venuta spesso a trovarci. Aiutava a cucinare, portava dolci ed è diventata lentamente parte della nostra vita. Poi una sera mio padre ha detto: «Io e Laura ci sposiamo». La notizia mi è sembrata improvvisa e pesante. Ho sorriso per lui, ma dentro mi sentivo confusa e preoccupata. Il matrimonio è stato semplice. Dopo, Laura è diventata la mia matrigna.
All'inizio vivere con lei era strano. Cercava di essere gentile. Ogni mattina mi salutava, preparava la colazione e mi chiedeva della mia giornata. Ma io mantenevo le distanze. Mi dicevo che non avrebbe mai potuto sostituire mia madre. Col tempo la vita è diventata più normale. Mio padre sembrava più felice e la casa meno vuota. Eppure qualcosa in Laura mi sembrava strano. A volte riceveva telefonate di notte e usciva per rispondere. Quando tornava sembrava seria. Un giorno l'ho vista leggere dei documenti importanti, ma li ha nascosti subito quando mi ha visto. Un pomeriggio sono tornata a casa prima e l'ho vista parlare con un uomo vicino al cancello. Lui le ha dato un piccolo pacco. Quando mi ha vista, lo ha nascosto subito. «Diana, sei già a casa», ha detto. «Chi era?» ho chiesto. «Oh, solo qualcuno della libreria», ha risposto velocemente. Ma qualcosa nella sua risposta non mi sembrava giusto. Quella sera non riuscivo a smettere di pensare a ciò che avevo visto. Perché Laura sembrava così nervosa? E perché aveva nascosto il pacco così velocemente? Nei giorni successivi la mia curiosità aumentò. Iniziai a osservarla più attentamente. Più facevo attenzione, più le cose mi sembravano strane. A volte usciva di casa senza dire a nessuno dove andava. Altre volte passava ore a scrivere in un piccolo quaderno che teneva nascosto nella sua stanza. Cominciava a sembrare che stesse nascondendo qualcosa di importante. Una notte mi svegliai con sete e andai in cucina a prendere dell'acqua. Passando nel corridoio, vidi una luce soffusa provenire dallo studio di Laura. La porta era leggermente aperta. Mi avvicinai piano e guardai dentro. Laura era seduta alla scrivania e parlava a bassa voce al telefono. «Capisco», disse, «ma dobbiamo stare attenti. Diana non deve ancora sapere nulla». Il mio cuore iniziò a battere forte. Sapere cosa? Rimasi ferma ad ascoltare. Sembrava preoccupata. «Sì, mi occuperò di tutto. Dammi solo un po' più di tempo», disse prima di chiudere la chiamata. Tornai subito in camera mia prima che potesse vedermi. Quella notte non riuscii a dormire. La stessa domanda continuava a tornarmi in mente. Cosa mi stava nascondendo? E perché sembrava così importante? La mattina dopo cercai di comportarmi normalmente. Laura stava preparando la colazione e mio padre leggeva il giornale. Tutto sembrava uguale, ma per me niente era più lo stesso. Laura mi sorrise. «Buongiorno, Diana. Hai dormito bene?» Mi chiesi se sapesse che avevo sentito la sua conversazione. «Sì», risposi, anche se non era vero. Durante la colazione la osservai con attenzione. Rideva e parlava come sempre. Se stava nascondendo qualcosa non lo mostrava.
A scuola non riuscivo a concentrarmi. I miei pensieri tornavano sempre alle sue parole. Dopo le lezioni tornai a casa lentamente. Quando arrivai, la casa era vuota. Laura non c'era e mio padre era ancora al lavoro. Rimasi seduta in salotto per un po', pensando: forse dovevo scoprire la verità. Sapevo che non era giusto frugare nelle cose degli altri, ma non riuscivo più a ignorare la mia curiosità. Alla fine mi alzai e andai nello studio di Laura. La porta era chiusa ma non a chiave. Esitai un momento, poi la aprii piano. La stanza era ordinata e profumava leggermente di libri e profumo. Tutto sembrava normale. Aprii con attenzione i cassetti della scrivania. Nel primo c'erano penne e fogli. Nel secondo vecchie buste. Poi aprii il terzo. Dentro trovai un piccolo quaderno nero. Il mio cuore iniziò a battere più forte. L'avevo vista scriverci molte volte. Per un attimo esitai. Leggerlo sembrava sbagliato, ma lo aprii lo stesso. All'inizio sembrava normale, appunti e promemoria. Poi notai qualcosa di strano. Alcune pagine avevano date e brevi frasi come incontro confermato, pacco consegnato e prossimo passo presto. Ero confusa. Cosa significava? Poi vidi una pagina con il mio nome scritto in alto. Diana. Sotto c'era scritto: Diana non sa ancora nulla. Devo proteggerla fino al momento giusto. Rimasi scioccata. Proteggermi da cosa? All'improvviso sentii il rumore di una macchina fuori. Il mio cuore sobbalzò. Laura poteva essere tornata. Chiusi subito il quaderno, lo rimisi a posto e uscii velocemente dalla stanza. Proprio mentre mi sedevo in salotto, la porta d'ingresso si aprì. «Diana, sei a casa?» chiamò Laura. «Sì», risposi. Entrò con delle borse della spesa e sorrise. Ma ora tutto di lei mi sembrava diverso. Mi stava davvero proteggendo o nascondendo qualcosa di molto più grande. Quella notte capii che avevo bisogno di risposte. Verso mezzanotte, quando la casa era silenziosa, uscii lentamente dalla mia stanza. Andai verso la finestra del corridoio che dava sulla strada. Qualche giorno prima avevo notato che Laura a volte usciva di casa tardi la notte. Quella sera volevo scoprire dove andava. Aspettai nel buio. Dopo circa 20 minuti la porta della camera di Laura si aprì piano. Uscì indossando un cappotto e tenendo il telefono in mano. Si mosse con attenzione e poi uscì di casa. Il mio cuore iniziò a battere forte. Presi in fretta la giacca e la seguii. La notte era fredda e silenziosa. Laura camminava velocemente per la strada. Rimasi abbastanza lontana per non farmi vedere. Dopo alcuni isolati,
si fermò vicino a un piccolo caffè chiuso. Un uomo la stava aspettando. Lo riconobbi. Era lo stesso uomo che le aveva dato lo strano pacco. Laura si avvicinò a lui e iniziarono a parlare a bassa voce. Mi nascosi dietro una macchina parcheggiata cercando di ascoltare. La maggior parte delle parole era troppo bassa, ma poi sentii chiaramente qualcosa. «Sei sicuro che la ragazza sia pronta?» chiese l'uomo. Laura sospirò piano. «No», rispose, «ma non abbiamo molto tempo». Il mio petto si strinse. Stavano parlando di me. «Presto dovrà conoscere la verità», disse l'uomo. Laura sembrava preoccupata. «Ho promesso a sua madre che l'avrei protetta», rispose, «ma non posso mantenere questo segreto per sempre». Rimasi immobile. Sua madre. Mia madre. Perché stavano parlando di lei? All'improvviso Laura girò la testa. Mi spostai subito più indietro, nell'ombra. Poco dopo la conversazione finì. L'uomo se ne andò e Laura tornò verso casa. Aspettai un po' prima di seguirla. Quando tornai in camera, la mia mente era piena di domande. Laura aveva parlato di mia madre e di una promessa. Anche quell'uomo faceva parte di tutto questo. Per la prima volta iniziai a pensare che forse mi ero sbagliata su Laura. Forse non stava nascondendo qualcosa di brutto. Forse stava nascondendo qualcosa di importante, qualcosa legato al mio passato. Rimasi sveglia a fissare il soffitto. Sentivo che presto avrei scoperto la verità. La mattina dopo, tutto sembrava diverso. Quando vidi Laura preparare la colazione, non provavo più solo sospetto. Provavo anche curiosità. Una parte di me voleva chiederle tutto subito, ma un'altra parte aveva paura della risposta. Durante la colazione, Laura sembrava più silenziosa del solito. Poi disse: «Diana, possiamo parlare più tardi questa sera?» Il mio cuore iniziò a battere più forte. «Va bene», risposi. La giornata sembrò lunghissima. A scuola non riuscivo a concentrarmi. Quando tornai a casa, il sole stava tramontando. Mio padre lavorava fino a tardi, quindi eravamo solo io e Laura. Lei era seduta in salotto. La televisione era spenta e la stanza era molto silenziosa. «Diana, per favore siediti», disse con dolcezza. Mi sedetti di fronte a lei. Per qualche secondo nessuna delle due parlò. Poi fece un respiro profondo. «So che sei stata curiosa», disse piano, «e penso che tu abbia già visto alcune cose». La guardai, sorpresa. «Ho notato il quaderno», continuò, «e ieri notte credo che mi hai seguita». Abbassai lo sguardo, imbarazzata. «Mi dispiace», dissi. Ma lei non sembrava arrabbiata. Sembrava triste. «Va bene», disse.
Hai il diritto di conoscere la verità. Si alzò e prese una grande busta da un mobile. Poi la posò sul tavolo tra noi. Questo segreto, disse piano, non è davvero mio. Mi sentii nervosa. Appartiene a tua madre. Mia madre? Chiesi. Laura annuì. Prima di morire, disse dolcemente, tua madre ha scoperto qualcosa di importante sul tuo futuro. Il mio cuore iniziò a battere forte. Cosa vuoi dire? Chiesi. Laura aprì lentamente la busta e tirò fuori alcuni documenti e delle foto. Una foto attirò subito la mia attenzione. Mostrava mia madre accanto a un uomo che non avevo mai visto prima. Ma qualcosa in lui mi sembrava familiare. Poi capii. Era lo stesso uomo che Laura aveva incontrato vicino al caffè. Quell'uomo si chiama Michael, disse Laura. Era il migliore amico di tua madre. Perché non l'ho mai incontrato? Chiesi. Laura sospirò piano. Perché tua madre stava cercando di proteggerti. La mia confusione aumentò. Proteggermi da cosa? Laura fece una pausa prima di rispondere. Dalla verità sul lavoro di tuo padre. Le sue parole mi colpirono. Mio padre? Lei annuì. Anni fa, prima che tu fossi abbastanza grande per capire, tuo padre si è coinvolto in attività finanziarie pericolose. All'inizio tua madre non lo sapeva, ma quando lo ha scoperto si è molto preoccupata per te. Mi sembrava che tutto stesse crollando. Che tipo di attività? Chiesi a bassa voce. Laura mi guardò seriamente. Investimenti illegali e contatti con persone rischiose. Se qualcosa fosse andato storto, la tua famiglia avrebbe potuto essere in pericolo. Il mio cuore si abbassò. Avevo sempre avuto fiducia in mio padre. Era difficile crederci. Tua madre ha cercato di convincerlo a smettere, continuò Laura, ma lui ha rifiutato. I soldi erano ormai troppo importanti per lui. Strinsi le mani. E poi cosa è successo? Laura indicò la foto. Michael ha aiutato tua madre a raccogliere prove in segreto. Voleva proteggerti nel caso la situazione diventasse pericolosa. Guardai i documenti sul tavolo. Questi sono i documenti che ha raccolto, disse Laura. Ma perché sei coinvolta tu? Chiesi. Laura abbassò lo sguardo per un momento. Perché tua madre si fidava di me. Rimasi sorpresa. Conoscevi mia madre? Lei annuì. Sì, abbiamo lavorato insieme anni fa. Eravamo molto amiche. Faticavo a capire tutto. Tua madre mi ha chiesto di prendermi cura di te, disse Laura. Mi ha detto che se le fosse successo qualcosa avrei dovuto proteggerti e rivelare la verità al momento giusto. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Allora, è per questo che hai sposato mio padre? Chiesi. Laura scosse la testa dolcemente. No.
All'inizio sono rimasta vicina alla tua famiglia per mantenere la promessa, ma col tempo ho iniziato davvero a volere bene a entrambi. La sua voce era sincera. Tutti quegli incontri segreti, spiegò, servivano a capire quando sarebbe stato sicuro dirti tutto. Guardai di nuovo i documenti. E adesso cosa succede? Chiesi piano. Laura fece un piccolo sorriso triste. Ora che conosci la verità, possiamo finalmente andare avanti. Andare avanti come? Chiuse la busta. Gli affari di tuo padre sono già sotto indagine. Le prove raccolte da tua madre aiuteranno a chiarire tutto. Provavo tante emozioni insieme, tristezza, sollievo e shock. Per anni mia madre aveva portato questo segreto da sola. E Laura, la persona di cui avevo dubitato, in realtà mi aveva protetta per tutto il tempo. Mi dispiace, dissi piano. Per cosa? Chiese Laura. Per non essermi fidata di te. Lei sorrise dolcemente. Va bene così. La fiducia richiede tempo. Per la prima volta provai qualcosa di diverso guardandola. Non più dubbio o distanza, ma rispetto e anche gratitudine. In quel momento capii una cosa importante. A volte le persone di cui dubitiamo di più sono quelle che cercano di proteggerci di più. E a volte la verità è più complicata di quanto pensiamo. La mia matrigna non è mai stata la mia nemica. È sempre stata la mia protettrice. E grazie a lei e alla promessa fatta a mia madre, il mio futuro era finalmente libero dalle ombre del passato. Grazie per aver letto questa storia. Se ti è piaciuto imparare l'italiano attraverso questa storia emozionante, non dimenticare di supportare il canale. Iscriviti al canale YouTube Italiani Tales, metti mi piace al video e condividilo con altri studenti. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.